In questo episodio parlo della particella C. In particolare farò diversi esempi pratici con la particella C. Ti dirò una serie di frasi e ti spiegherò come interpretare la particella C in ciascuna frase. Dopo aver guardato questo video sarai in grado di usare la particella C come un madrelingua italiano. A proposito, io sono Luca e ti do il benvenuto sul canale Italiano con Luca. Ti ricordo che puoi attivare i sottotitoli e che qui trovi il file PDF con la trascrizione e il file audio. Ma evitiamo di perdere tempo e vediamo subito la prima frase. La prima frase è questa. Laura ci ha portato molti regali. Cosa significa la particella C in questa frase? Significa a noi. In questa frase C è usato come pronome. Ci ha portato molti regali significa a noi ha portato molti regali. Quindi C in questa frase risponde alla domanda a chi? A noi. La frase successiva è questa. Tu ci hai ingannato. Si può dire così oppure si può dire anche tu ci hai ingannati. Adesso non voglio mettermi a parlare del participio passato e della concordanza del participio passato perché sennò andiamo fuori tema. Concentriamoci sulla particella C. In questo caso C indica il complemento oggetto e significa noi. Ci hai ingannato significa hai ingannato noi. Quindi C in questa frase risponde alla domanda chi ha ingannato? Noi. Ha ingannato noi. Vediamo la frase successiva. La frase successiva è questa. Vediamoci domani. In questo caso la particella C ha un valore reciproco. In questa frase non ho usato il verbo vedere, ma ho usato il verbo vedersi. Quindi ho usato la variante pronominale del verbo vedere. In questa frase il verbo vedersi viene usato come verbo riflessivo reciproco. Ci vediamo significa io vedo te e tu vedi me. Quindi siamo contemporaneamente il soggetto e il complemento oggetto del verbo vedere. In questo caso poi, non è il presente indicativo ci vediamo, ma è l'imperativo di prima persona plurale. Vediamoci. Quindi in questo caso si scrive tutto attaccato. Non c'è uno spazio tra il verbo e la particella C. La frase successiva è questa. Conosco bene quella città perché ci vado spesso. In questa frase C non è usato come pronome, ma è usato come avverbio di luogo. Ci vado spesso significa vado spesso in quel luogo. Oppure, in altre parole, vado spesso lì. In questo caso specifico, visto che è stata menzionata una città, ci vado spesso può essere parafrasato come vado spesso in quella città. Vediamo la frase successiva. Quella via è molto trafficata, ci passo spesso. Cosa significa ci passo spesso? Passo spesso da quella via. Anche in questo caso la particella C è usata come avverbio di luogo. Questo esempio è abbastanza simile al precedente. La differenza è che nella frase precedente C indicava una destinazione. In questo caso indica un luogo attraverso il quale si passa. Ma vediamo la frase successiva. In quel negozio ci sono molti commessi. Questa frase non penso che abbia bisogno di molte spiegazioni.
In questo caso la costruzione di riferimento è c'è, ci sono, che fondamentalmente viene usata per indicare l'esistenza. In questo caso abbiamo la costruzione ci sono che indica l'esistenza di qualcosa, oppure la presenza di qualcosa. Non mi soffermerei più di tanto sulle costruzioni c'è singolare e ci sono plurale, perché questa è una delle prime cose che vengono insegnate ai corsi di italiano. Quindi sono sicuro che non hai problemi con queste costruzioni. Vediamo la frase successiva. Io ci sto. Cosa significa la particella ci in questa frase? In questa frase è un po' più difficile da capire cosa significhi esattamente la particella ci. Alcuni linguisti dicono che in questo tipo di frasi la particella ci ha un valore indeterminato, cioè non ha un significato vero e proprio. Il fatto è che esiste il verbo starci, quindi non stare ma starci. Questo verbo ha vari significati e può essere usato in modi diversi. Io ci sto significa sono disposto a partecipare a questa cosa. In questo caso quindi è più un uso idiomatico del verbo starci. Ma vediamo la frase successiva. Non ci credo. Cosa significa la particella ci in questa frase? Significa a questa cosa. Quindi non ci credo significa non credo a questa cosa. In questo caso quindi ci non è un avverbio di luogo, ma è un pronome. In particolare, in questa frase la particella ci è un pronome che indica un complemento indiretto introdotto dalla preposizione a. Ma vediamo la frase successiva. Ci puoi contare. Cosa significa ci puoi contare? Puoi contare su questa cosa. Puoi fare affidamento su questa cosa. Quindi, in altre parole, ti assicuro che questa cosa succederà. In questo caso la particella ci è usata come pronome e indica un complemento indiretto introdotto dalla preposizione su. Quindi ci puoi contare significa puoi contare su questo. Ma vediamo la frase successiva. Quanto pensi di guadagnarci? Cosa significa ci in questa frase? In questa frase ci significa da questo. Quindi la frase quanto pensi di guadagnarci può essere parafrasata come quanto pensi di guadagnare da questo, cioè da questa cosa. Anche in questo caso ci è usato come pronome, solo che in questo caso indica un complemento indiretto introdotto dalla preposizione da. Ma vediamo l'esempio successivo. Non ci capisco niente. Cosa significa ci in questa frase? In questa frase ci è usato come pronome e significa in questo, in questa cosa. Quindi la frase non ci capisco niente va interpretata come non capisco niente in questa cosa. Anche in questo caso la particella ci ha la funzione di pronome, solo che in questo caso indica un complemento introdotto dalla preposizione in. La frase successiva è questa. Ti ricordi quella ragazza di cui ti ho parlato? Ieri ci sono uscito. In questa frase la particella ci significa con questa persona. Quindi, visto che nella frase immediatamente precedente è stata menzionata una ragazza, ci sono uscito va interpretato come sono uscito con lei.
In questo caso la particella ci è usata come pronome e indica un complemento indiretto introdotto dalla preposizione con. Ma vediamo la frase successiva. Ci rimetterò 10.000 euro. Cosa significa ci rimetterò? Vabbè, molto probabilmente non conosci il verbo rimetterci. Rimetterci significa fondamentalmente perdere. Quindi ci rimetterò 10.000 euro significa perderò 10.000 euro. Ma vediamo la frase successiva. Non ci vedo chiaro. Cosa significa? Non vedo chiaro in questa cosa. Non vedo chiaro in questa situazione. Quindi ci in questo caso va interpretato come in questo. Anche qui ci ha la funzione di pronome. Indica un complemento indiretto introdotto dalla preposizione in. Ma vediamo la frase successiva. L'ho guardato e ci ho detto, va bene. E ci ho detto, e ci ho detto. Allora, questo è un uso da evitare. Questa frase è scorretta dal punto di vista grammaticale, quindi ci non dovrebbe essere usato in questo modo. Ti ho fatto questo esempio perché ci sono alcune persone che nel parlato usano la particella ci in questo modo, però, ti ripeto, non usarla in questo modo. Cosa significa ci ho detto? Significa gli ho detto oppure le ho detto. Quindi ci è usato come pronome e risponde alla domanda a chi. Però, come ti dicevo, non usare ci in questo modo. Per indicare la persona usa i pronomi gli oppure le. Se usi ci in questo modo fai una figura terribile. Un esempio simile è questo. A Cristina ci ho telefonato ieri. Ecco, anche in questa frase ci significa a questa persona, a lei. Però, come dicevo, ti sconsiglio vivamente di usare la particella ci in questo modo. Ti ho fatto questi esempi perché ci sono persone che effettivamente dicono così, però non è che ti sto consigliando di dire così. Quindi non usare ci al posto di gli e le. Ma vediamo la frase successiva. C'ho caldo. Cosa significa la particella ci in questa frase? Questo è un esempio di quello che i linguisti chiamano ci attualizzante. Sì, lo so, a volte i nomi che vengono inventati sono decisamente stupidi, tipo che polivalente, ci attualizzante, dislocazione a destra, eccetera, eccetera. In realtà in questa frase io potrei anche non usare ci, potrei dire ho caldo. Un esempio simile potrebbe essere questo. C'avevamo fame. Ecco, anche in questo caso io potrei benissimo togliere ci e dire avevamo fame. Se però una persona mi chiede ce l'hai l'ombrello? Io le devo rispondere sì, ce l'ho. Oppure, se non ce l'ho, no, non ce l'ho. Non posso dire sì, l'ho. In questo caso devo obbligatoriamente usare la particella ci. Ma vediamo la frase successiva. Non ci avevano detto che sarebbero venuti. La particella ci in questa frase è usata come pronome, in particolare come pronome personale. Non ci avevano detto significa a noi non avevano detto. Quindi ci significa a noi. La frase successiva è questa. Pensavo che Chiara ci avrebbe aiutato. Oppure, pensavo che Chiara ci avrebbe aiutati. In questa frase la particella ci è usata come pronome personale. Ci avrebbe aiutati significa avrebbe aiutato noi. Quindi ci ha la funzione di complemento oggetto del verbo aiutare. Chi avrebbe aiutato? Noi.
avrebbe aiutato noi. Ma vediamo la frase successiva. Ho tolto i vestiti estivi dall'armadio e ci ho messo quelli invernali. In questa frase ci è usato come avverbio di luogo. Quindi ci ho messo significa lì ho messo, in quel luogo ho messo. Visto che stavamo parlando dell'armadio, nell'armadio ho messo. Ma vediamo la frase successiva. Non ci passo, puoi spostarti? In questa frase la particella ci è usata come avverbio di luogo. Indica il luogo attraverso il quale non riesco a passare. Quindi non ci passo va interpretato come non passo attraverso quel luogo. Ma vediamo la frase successiva. Pensavamo che non ci avrebbero visto e invece ci hanno visto. Oppure, per gli amanti delle varianti con la concordanza, pensavamo che non ci avrebbero visti e invece ci hanno visti. In questa frase ci è usato come pronome personale. In questa frase ci è in entrambi i casi complemento oggetto del verbo vedere. Ci avrebbero visto significa avrebbero visto noi. E allo stesso modo ci hanno visto significa hanno visto noi. Vediamo la frase successiva. Ieri sera ci siamo divertiti molto. Cosa significa la particella ci in questa frase? Questa frase è un po' più complessa, perché in sostanza c'è il verbo pronominale divertirsi. Quindi il verbo non è divertire, ma è divertirsi. Questo è un verbo intransitivo pronominale e fondamentalmente il pronome diciamo che fa parte del verbo. In questo caso io non posso dire siamo divertiti senza ci. Ma vediamo la frase successiva. Ce l'ha detto Ilaria. In questo caso ci fa parte di un pronome combinato, quindi c'è la oppure c'è lo, e la parte c'è indica un complemento di termine. Quindi c'è in questo caso significa a noi. Quindi la frase ce l'ha detto Ilaria va interpretata come a noi l'ha detto Ilaria. Ma vediamo la frase successiva. Ascoltaci, fai come ti abbiamo detto. Cosa significa la particella ci in questa frase? In questa frase la particella ci significa noi e indica il complemento oggetto del verbo ascoltare. Ascolta chi? Ascolta noi. Questa è la seconda persona singolare dell'imperativo e quindi non c'è uno spazio tra il verbo e ci. La frase successiva è questa. Qui non ci torno più. In questa frase ci è usato come avverbio di luogo e significa in questo luogo, qui. Ma vediamo la frase successiva. Non so che farci. Come va interpretata la particella ci in questa frase? In questa frase ci è usato come pronome e significa in questo. Quindi non so che farci va interpretato come non so che fare in questo. Cioè, in altre parole, non so che fare in questa situazione. Per esempio, mi dispiace che sia andata così, ma non so che farci. In teoria, in alcune frasi, non so che farci potrebbe anche significare non so che fare con questo. Per esempio, tienilo tu questo libro, io non so che farci. Cosa significa? Non so cosa fare con questo libro. Ma vediamo la frase successiva. Andrà come dico io, ci puoi scommettere. In questo caso la particella ci è usata come pronome e significa su questo. Quindi ci puoi scommettere significa
puoi scommettere su questa cosa. In particolare il riferimento è alla cosa che è stata appena menzionata. Quindi ci puoi scommettere significa puoi scommettere sul fatto che andrà come dico io. La frase successiva è questa: ci vuole meno a farlo che a dirlo. In questo caso abbiamo il verbo volerci, quindi il verbo non è volere ma è volerci. Volerci significa essere necessario. In particolare il riferimento è al tempo o alle energie. Quindi ci vuole meno a farlo che a dirlo significa si impiega meno tempo a fare questa cosa che a parlarne. Un'altra frase di esempio è questa: ci siamo annoiati. Cosa significa la particella ci in questa frase? In questa frase abbiamo il verbo annoiarsi, che è usato come verbo intransitivo pronominale. Annoiarsi significa provare noia. Ci non ha un suo significato, semplicemente il verbo annoiarsi include la particella pronominale si e alla prima persona plurale questa particella diventa ci. Ma vediamo l'esempio successivo. Non ho capito a chi ci dobbiamo rivolgere. In questo caso c'è un verbo intransitivo pronominale rivolgersi e ci è la particella che corrisponde alla prima persona plurale, cioè noi. Quindi se il verbo è rivolgersi, non bisogna dire rivolgiamo, ma ci rivolgiamo. La frase successiva è questa: se quella ragazza ti piace, provaci. In questa frase ci è usato come pronome e significa con lei, quindi provaci va interpretato come prova con lei. Cosa significa provaci? Significa fai un tentativo, chiedile di uscire, chiedile il numero di telefono, insomma avete capito il concetto. Ma vediamo la frase successiva. Ci siamo lavati i denti. Cosa significa la particella ci? In questo caso abbiamo un verbo riflessivo apparente, lavarsi, e ci in sostanza indica la persona che trae, per così dire, beneficio dall'azione espressa dal verbo. Quindi in senso letterale ci siamo lavati i denti potrebbe essere interpretato come abbiamo lavato i denti a noi stessi. In alternativa la frase potrebbe essere interpretata in questo modo: abbiamo lavato i nostri denti. Ma vediamo l'esempio successivo. Ora che ci penso, forse avevi ragione. In questa frase ci è usato come pronome e significa a questo. Quindi ora che ci penso significa ora che penso a questo, ora che penso a questa cosa. Ma vediamo l'esempio successivo. Io e Martina ci amiamo. In questo caso ci è usato come pronome e ha un valore reciproco. Ci amiamo significa io amo lei e lei ama me. In questo caso il verbo amarsi è usato come verbo riflessivo reciproco. Ma vediamo la frase successiva. Tu fai questa cosa, al resto ci penso io. In questa frase ci è usato come pronome e significa a questo. Questa frase è un po' particolare perché c'è una dislocazione a sinistra e c'è la ripresa del pronome clitico. In un certo senso c'è una ripetizione. Viene indicato 2 volte a cosa penso. Al resto ci. Ma vediamo la frase successiva. Al momento non c'è possibile rispondere. In questo caso ci è usato come pronome personale e significa a noi.
quindi non c'è possibile rispondere, va interpretato come a noi non è possibile rispondere. In altre parole, non possiamo rispondere. Ma vediamo un altro esempio. Ci conosciamo da 2 anni. In questa frase ci è usato come pronome personale e ha un valore reciproco. Ci conosciamo significa io conosco te e tu conosci me. Il verbo conoscersi, infatti, può essere usato come verbo riflessivo reciproco. Un altro verbo che può essere usato in questo modo è il verbo capirsi. Per esempio, io e lei ci capiamo subito. Anche in questo caso ci ha un valore reciproco. Ci capiamo significa io capisco lei e lei capisce me. Ma vediamo la frase successiva. Ieri ci siamo stancati molto. In questa frase abbiamo il verbo stancarsi, che è un verbo intransitivo pronominale. Quindi il verbo non è stancare, ma è stancarsi. Alla prima persona plurale il pronome si diventa ci. Non posso dire siamo stancati, devo dire ci siamo stancati. Questo perché stancarsi è un verbo pronominale e quindi la particella pronominale deve comparire in tutte le voci. Ecco, spero che questo video ti abbia aiutato a capire meglio cosa significa e come si usa la particella ci. Se non l'hai ancora fatto, ti consiglio di abbonarti qui o su Patreon per accedere ai contenuti extra. Ho fatto anche un video su C con degli esempi raggruppati secondo la funzione. Sono sicuro che ti aiuterà a fissare in modo stabile quello che hai appena appreso. Qui ti lascio la scheda, mi raccomando, dagli un'occhiata.